Inter Real Sociedad 0-0. Il giorno dopo parliamo di questa partita che ufficializza, certifica il secondo posto dell'Inter nel gruppo D di Champions League. Inter che quindi si qualifica agli ottavi di finale di Champions, ma con la prospettiva molto concreta di andare a pescare una avversaria molto forte nei sorteggi poi di lunedì prossimo e di cui dopo parleremo. Voglio però oggi condividere con voi alcune mie riflessioni un po' più a freddo su questa partita, che cosa ci ha insegnato Inter Real Sociedad, e voglio portarvi anche una mia riflessione un po' controcorrente, quindi poi aspetto i vostri commenti per confrontarci. Innanzitutto però ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti, vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti ogni giorno, mi raccomando, ci vediamo poi anche in diretta alle 19:30. Parlando però di Inter Real Sociedad, che cosa mi porto a casa io e che cosa vi voglio mettere sul tavolo? Innanzitutto, come dicevo anche nel prepartita, la sensazione di aver affrontato comunque una squadra molto valida, una squadra composta da buoni calciatori, tra l'altro con un paio di assenze anche non da poco, un allenatore molto valido che c'è da tanto tempo e che porta dei principi di gioco interessanti e non a caso al sorteggio dicevo che l'Inter aveva purtroppo pescato la quarta fascia peggiore che si potesse prendere e così il campo poi ha certificato e ha confermato. Questo deve essere secondo me il punto di partenza. Inevitabile poi però, almeno dal mio punto di vista, un po' di rammarico, perché nei due incroci l'Inter esce poi con un doppio pareggio e se guardo un po' al doppio pareggio che c'è stato, ecco, all'andata forse avrebbero meritato loro un pochino di più il vantaggio per quello che hanno fatto soprattutto all'inizio, ma mi rimane una doppia sensazione, intanto che con i due attaccanti titolari insieme l'Inter avrebbe potuto battere questa Real Sociedad, per quello che si è visto anche nei minuti finali della gara d'andata, e questo solleva un altro tema su cui tra poco torno. In generale però anche in questa gara con un po' più di aggressività in alcuni momenti delicati della partita, per me l'Inter avrebbe potuto davvero vincere anche quest'ultima gara. Gli ultimi 10 minuti del primo tempo si è visto come è bastato davvero accelerare un po' per metterli in difficoltà quando il loro pressing era un attimino calato. Parlo di rammarico perché comunque il livello dell'Inter è superiore alle altre squadre di questo girone, quindi parti con la prospettiva di vincerlo e di fare un buon cammino. Non che non sia stato un buon cammino, perché comunque l'Inter, giocando spesso anche senza la formazione che definiamo titolare, è bene ricordare che arriva seconda, ma per la differenza reti, non per punti, perché 12 punti l'Inter, 12 la Real Sociedad, è la differenza reti che va a condannare l'Inter. Sappiamo che questa è la competizione dei dettagli e i dettagli ci parlano di un Inter-Benfica all'andata in cui si poteva fare molto più di un solo gol e invece l'Inter ha sprecato molto. La gara a Lisbona, lo stesso, dove alla fine arriva anche, siamo partiti male, è vero, ma poi arriva il palo di Barella e stavi per vincerla comunque quella partita per un dettaglio, ma anche in questa partita contro la Real Sociedad le occasioni per vincerla ci sono state. Poi nei momenti decisivi, secondo me, in questa gara a maggior ragione si è vista la differenza che c'è tra i titolari, i cosiddetti titolari, e alcune delle riserve in modo particolare. Io su questo non mi rimangio la parola, continuo a dire che l'Inter ha una squadra forte, ma non così forte da poter dire di avere a disposizione due squadre con cui poter fare come fanno City e Real Madrid, che vanno in fondo in ogni competizione e giocano a 200 all'ora ogni partita su tutti i fronti. Aver giocato la finale di Champions League, dove l'Inter è arrivata molto meritatamente, è un grande traguardo ed è giusto volerci tornare e provare a fare anche di meglio, magari, assolutamente, ma non deve illuderci, perché oggi l'Inter non è né il Manchester City né il Real Madrid, nonostante comunque i risultati fin qui ci dicono che l'Inter si piazza tra le migliori squadre in Europa, per quello fatto fino a questo momento, in alcuni momenti anche la migliore in assoluto. La realtà è che già raggiungere gli ottavi di finale di Champions significa aver centrato il primo obiettivo richiesto in questa stagione, insieme al Mondiale per club, dove è sempre bene ribadirlo, l'Inter è l'unica squadra italiana già qualificata di fatto alla competizione, e aver raggiunto gli ottavi di finale addirittura con 2 giornate d'anticipo
è un qualcosa a cui non siamo molto abituati, o almeno io non sono molto abituato, e che invece si sta facendo passare come la normalità. Il tutto mentre l'Inter è prima in campionato con dei ritmi a livello di punti e di gioco macinato veramente elevatissimi. Cosa penso quindi? Voglio portarvi questa mia riflessione un po' controcorrente, come vi dicevo. Io non penso sinceramente che l'Inter e Inzaghi vogliano snobbare la Champions League quest'anno in favore del campionato. Lo dico partendo da un presupposto: la prima parte di questa stagione secondo me è ancora una prosecuzione della parte finale della scorsa stagione, e mi sembra evidente che da parte di Inzaghi, per raggiungere gli obiettivi richiesti, sia subentrata una metodologia di lavoro che porta a gestire le rotazioni dei calciatori che, risultati alla mano, comunque questa strategia sta risultando vincente sostanzialmente, perché nei mesi finali della scorsa stagione, da quando Inzaghi ha cominciato a portare avanti queste rotazioni, l'Inter, che era quinta, ha ripreso il cammino fino ad arrivare al terzo posto, sfiorando il secondo, quindi dentro la zona Champions, e ha giocato la finale di Champions League. Quest'anno l'Inter è prima in campionato, agli ottavi di Champions e al mondiale per club. Io credo che i risultati stiano dando ragione a questo tipo di gestione da parte di un Inzaghi che, ve lo dicevo anche alla vigilia di Inter Real Sociedad, ha cambiato anche un po' il modo di comunicare, soprattutto insieme anche ad alcuni dei calciatori, sta spingendo molto sul messaggio che, più avanti arriveranno delle difficoltà, perché sono inevitabili dei momenti di difficoltà nelle stagioni, ci sono per tutti, e Inzaghi sta, dicendo e ribadendo molto spesso questo concetto. Sa che gennaio, febbraio saranno dei mesi molto duri, e tra l'altro, aggiungo io, storicamente comunque le sue squadre, hanno avuto più difficoltà nella seconda parte della stagione, e quindi io credo che si stia attrezzando anche in quell'ottica lì. Per arrivare a quel punto lì, questo è il mio pensiero quindi sul perché non sta in realtà snobbando la Champions. In realtà l'obiettivo è quello di arrivare a quel punto lì della stagione avendo già fatto tanti punti, avendo già messo tanto fieno in cascina e avendo già raggiunto i primi obiettivi, in modo poi da poter usare le rotazioni in campionato e i titolari magari in Champions League, giocarsela alla grande contro chiunque a testa alta con i titolari in Champions League. Ma questo credo anche per avere tutta la squadra al meglio in quel periodo lì. Che cosa intendo? La partita con la Real Sociedad, ci certifica ancora di più, come dicevo, la differenza notevole che c'è soprattutto tra gli attaccanti, titolari, Thuram e Lautaro, e le riserve, Arnautovic e Sanchez. Credo sia sotto gli occhi di tutti. E quindi, anche se per il campionato Arnautovic e Sanchez qualcosa possono darti, penso e spero, Inzaghi sa che per fare grandi risultati deve contare quasi esclusivamente su Thuram e Lautaro, e allora non può andare a spremerli ora. Andranno gestiti, vanno gestiti bene, bisogna assolutamente evitare problemi e infortuni e cali di condizione anche. Thuram infatti è stato molto criticata la sostituzione di Thuram nella gara contro la Real Sociedad, però da quello che dice anche Inzaghi e da quello che possiamo percepire, esce perché, attenzione, in panchina hanno a disposizione i dati per capire come stanno fisicamente i giocatori, e Thuram nel primo tempo soprattutto, ma non solo, aveva fatto diverse giocate che muscolarmente ti creano uno stress che può portare poi a rischiare dei problemi e degli infortuni. E quindi io non dico che Inzaghi non sbaglia e non può sbagliare. Quando commette gli errori lo abbiamo sottolineato, lo abbiamo commentato. Però è vero anche che in questa partita la sensazione comunque che non ci sia stata tutta la foga agonistica di andarla a vincere si è avvertita, ma teniamo in considerazione questo aspetto anche di precauzione dal punto di vista fisico. La partita di Napoli è di pochi giorni fa e Dumfries sostanzialmente si è fatto male perché con Quadrado che non ha ancora tanti minuti nelle gambe, Inzaghi lo ha spremuto per qualche minuto in più e è arrivato poi l'infortunio. Sugli esterni poi in qualche modo alle assenze puoi sopperire, in attacco oggi sostanzialmente no. Io fin qui ho voluto dare delle chance ad Arnautovic che è rientrato anche da poco dall'infortunio, spero cresca soprattutto lui perché credo che del potenziale ce l'abbia per poter essere utile. A questo punto però davvero mi auguro che le voci sull'Arabia Saudita per Sanchez a gennaio possano essere vere e ci possa essere spazio per andare a prendere un terzo attaccante, non un quarto. Con un terzo attaccante serio e forte, tante prospettive per la seconda parte di stagione secondo me cambierebbero. Poi sul discorso del calendario c'è da dire che
Intanto vediamo chi pescheremo agli ottavi di finale, perché, sarà dura anche per i nostri avversari sicuramente. Le combinazioni del calendario comunque possono anche venirci un pochino a favore in un certo incastro, perché condivido lo schermo per chi ci segue dal video. Se l'andata degli ottavi sarà il 13-14 febbraio, la sfida di andata capiterà tra Roma-Inter e Inter-Salernitana come periodo. Altrimenti capiterà tra Inter-Salernitana e Lecce-Inter. Dovesse capitare qui, diciamo, ti puoi permettere di fare delle rotazioni contro la Salernitana e il Lecce e scendere in campo con i titolari contro la squadra degli ottavi di finale. Il ritorno poi capiterebbe tra Inter-Genoa e Bologna-Inter, 2 sfide comunque soprattutto a Bologna che nascondono delle insidie, ma che ti permettono anche qui secondo me di poter fare qualche rotazione. L'altra ipotesi invece ti porterebbe ad avercela tra Bologna-Inter e Inter-Napoli, quindi questa sicuramente sarebbe un'accoppiata più complicata. Però degli incastri positivi, se c'è un pizzico di fortuna, possono anche arrivare. E se l'Inter continuerà con questo trend, come dicevo prima, si potrà permettere poi di fare delle rotazioni in campionato per utilizzare i "migliori" tra virgolette in Champions, grazie al fatto che fino a quel punto però avrai fatto un bottino che stai già facendo in questo momento. Mentre l'anno scorso l'Inter era partita male, si era costretta anche ad una stagione di totale rincorsa senza poter commettere errori, e quella è stata la grande pecca, soprattutto nella prima parte di stagione, ma non solo. Queste sono un po' le mie riflessioni su Inter Real Sociedad, partita dove comunque capisco la delusione e ci può stare, ma non credo sia ancora il momento dei giudizi finali. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, aspetto i vostri messaggi, li leggiamo poi in diretta alle 19:30. Vi invito a valutare la possibilità di abbonarvi se volete sostenere il nostro progetto e se ci tenete a quello che Passione Inter vi porta ogni giorno. Valutate la possibilità di abbonarvi e di entrare a far parte della nostra grande community di sostenitori di Passione Inter. Vi lascio con un altro approfondimento da non perdere per chi ci ascolta in podcast, lo trovate in descrizione, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.